In questo tutorial vediamo i due principali plugin che ci permettono di trasformare un oggetto ehm, lineare in un oggetto tondo, quindi che segue una curva. I due plugin sono TrueBend e ShapeBend. TrueBend ha davvero un funzionamento semplicissimo, infatti ci basta selezionare l'oggetto che deve essere racchiuso in un unico gruppo, clicchiamo su TrueBend e afferriamo questa linea rossa che si viene a creare tirandola indietro di un certo angolo. Andando a confermare con un doppio clic otteniamo l'oggetto curvo. Quindi se noi dobbiamo modellare un oggetto curvo è più semplice modellarlo diritto e poi andarlo a piegare con TrueBend. L'altro plugin è ShapeBend. Entrambi sono due plugin gratuiti che trovate nella extension Warehouse, soltanto che TrueBend ha un funzionamento leggermente, diciamo, non più complesso, ma prevede una serie di regole in più. Allora, innanzitutto l'oggetto deve essere orientato in un modo ben preciso e l'orientamento dipende da questa linea che deve essere lunga come l'intero sviluppo dell'elemento da piegare. Quindi dobbiamo creare prima una linea pari allo sviluppo dell'oggetto diritto e una curva pari allo sviluppo dell'oggetto quando verrà curvato. Quindi questo plugin qua ci permette di essere leggermente più preciso rispetto a questo, in quanto avendo già la curva di riferimento, avendola creata con delle misure ben precise, la curvatura dell'oggetto sarà molto più preciso. Un'altra regola fondamentale, altrimenti il plugin non funziona, la linea, quindi anche l'oggetto, devono essere orientati lungo l'asse russo, altrimenti non funziona. Il comando, quindi io clicco sul comando, lui mi chiede di selezionare come prima cosa il gruppo o il componente, quindi li seleziono, premo, e lui mi chiede di selezionare la linea di riferimento e io vado a cliccare, diciamo, sulla linea di riferimento. Una volta cliccate compaiono due scritte agli apici di questa linea e subito dopo lui mi chiede di selezionare la curva. Io faccio un clic sulla curva, subito dopo appare un'anteprima che ci mostra l'oggetto come verrà creato. Giocando con le frecce sulla tastiera, premiamo la freccia che punta verso il basso, in modo tale che l'anteprima verde del muro curvato corrisponda con la curva che abbiamo creato noi. Confermando con invio, otteniamo l'oggetto curvato. Quindi il secondo plugin ha un procedimento leggermente più articolato, però comunque si riesce lo stesso ad ottenere un buon risultato.